Vincent de Morire è un film di Stephen Castan, eh, un'opera prima di un giovane regista francese, presentato al Festival di Torino e a quanto pare anche ad una sezione collaterale, una sezione minore del Festival di Cannes, adesso non ricordo quale, ed è interpretato da un giovane attore, Karim Leroux, credo si chiami, e racconta la storia di Vincent che lavora in uno studio professionale di architettura o qualcosa del genere e che ad un certo punto incomincia ad essere aggredito inizialmente da uno stagista, poi da un suo collega e poi da persone per strada. Ad un certo punto, spaventatissimo e preoccupato per la sua stessa incolumità, decide di andare dal padre, farsi dare le chiavi della casa di campagna isolata e di andare a stare un periodo nella casa di campagna, di isolarsi dal mondo e da tutti per non avere più queste aggressioni. E incontra in una stazione di servizio un vagabondo che in realtà era fino a pochi giorni prima un professore universitario che gli spiega insomma che questo fenomeno della violenza dilagante, delle aggressioni sta avvenendo in tutta la Francia e lui stesso è una delle vittime che appunto nel momento in cui guarda negli occhi qualcuno scatena l'aggressione, quindi subisce l'aggressione e a quanto pare ci sono delle persone che proprio attirano queste aggressioni solamente guardando gli altri negli occhi e gli dice che si sta creando un sito web, le sentinelle, e di persone appunto che ricevono aggressioni e che stanno cercando di mettersi insieme in delle comuni per resistere e per vincere la solitudine, per evitare insomma in alcuni casi la morte o l'aggressione violenta. E niente, lui si mette in contatto con questo sito, va in questa casa di campagna e poi avverranno tutta una serie di cose, conoscerà una donna e il film esplora tutta questa dinamica di violenza, di aggressione umana, di come gli umani si mettano gli uni contro gli altri, litigiosi e a turno diventano aggrediti, vittime o aggressori. E inizialmente tutto questo è molto promettente, anche dalla trama insomma, che si legge prima di andare al cinema, sembra tutto molto promettente, sembra tutto molto focalizzato per rivelare una certa metafora profonda di spessore che poi lo spettatore dovrà scoprire man mano che la narrazione va avanti. Il film in realtà si rivela poi abbastanza fragile. Il linguaggio è molto da cinema d'autore, virgolette, è molto francese, tra virgolette, quindi ci sono delle riprese di camera a mano a seguire il personaggio nella ormai decennale tradizione francese dei Dardenne e compagnia bella. Ci sono diverse invenzioni molto interessanti come quella dei titoli di testa in cui emergiamo dallo schermo di un computer in cui il protagonista sta modificando su Photoshop un file di immagini che sembra un palazzo, diciamo, di periferia con molti piani o forse qualcos'altro, comunque una forma che prende vita dai titoli, dai titoli di testa
e il linguaggio è quello che abbiamo visto tante volte nel cinema francese, il giovane regista, non so quanto giovane o meno giovane, ma comunque alla opera prima, imita un po' un cinema francofono, diciamo asciutto, senza troppi orpelli, senza quella fotografia del cinema americano ipercurata, iperlevigata. Un film che è un film indipendente, credo sia costato addirittura un paio di milioni di dollari, ma vedendolo così sullo schermo potrebbe anche essere costato zero, poco più, tranne le scene diciamo di massa in cui che nel finale prenderanno forma sotto forma di esplosioni di violenza apocalittiche. Ma ovviamente anche queste scene siamo molto lontani dal cinema americano, dalla perfezione dei dettagli del cinema di Hollywood, e sono girate in modo molto underground, molto libero. Quindi dicevo, la fotografia non è particolarmente curata, la maggior parte delle scene sono proprio girate con la luce naturale o addirittura anche in interni con luce artificiale, senza diciamo, una costruzione troppo complessa della luminosità. Quindi un film scarno che si presenta come indipendente, che però poi vira nel finale verso lo stile apocalittico, ma che in realtà cinema d'autore, cinema apocalittico, riflessione metaforica sulla violenza e qualcuno ha detto sulla pandemia, che in effetti richiama molto per diversi punti, alla fine non riesce ad essere, a mio parere, nulla di tutto questo. La regia non riesce ad orchestrare bene i punti chiave del film, che si perde nei dettagli e nelle singole invenzioni, come questa dei titoli di coda, come altre scene che in sé per sé sono anche riuscite, anche interessanti, ma non si capisce alla fine cosa il regista vuole dire veramente, se non forse fare una debole metafora di quella che è stata di quello che è stato il periodo della pandemia. Potrebbe essere un periodo in cui tutti ci si guardava con diffidenza, quindi lui ha voluto trasformare in violenza questa diffidenza, ha voluto fare una riflessione sulla natura umana. Il film ha il merito di avere comunque un linguaggio rigoroso e di cercare una forma che non è la forma, quella diciamo tipo cartoni animati del cinema americano più mainstream, quindi ha il merito, come molti film francesi, di cercare ha il merito, come molti film francesi, di cercare eh, una forma rigorosa, una forma d'autore. Dire che poi il regista ci sia riuscito, sicuramente no. Eh, Ci sono molte cose che non convincono del film. Gli attori comunque sono bravi, sono diretti bene, sono abbastanza convincenti. Quello che non convince è la sceneggiatura e anche, soprattutto la sceneggiatura nella sua struttura globale. Non convince la visione che c'è dietro la sceneggiatura, cioè qual è realmente la visione del mondo del regista e degli sceneggiatori, che cosa hanno voluto dire, sinceramente non arriva, e se qualcosa arriva, arriva una certa ingenuità, a tratti anche una certa banalità di quello che si è voluto raccontare. E, e tutto qua, quindi è un film
film comunque godibile, e poi c'è da dire che si presenta come un film divertente, cioè come una commedia. Io ci avevo visto più una commedia nera, una commedia thriller, cioè un film che parlasse di violenza ma che comunque avesse degli elementi divertenti, perlomeno quello si percepiva dalla pubblicità del film, dalla trama e da come il film viene presentato, e questo si percepiva anche all'inizio del film. Ehm, Non c'è quella cattiveria nei volti, nei personaggi che ti fa presumere che il film diventi veramente nero. Siamo in un clima della, della classe lavoratrice, dei professionisti francesi, e comunque c'è un'atmosfera abbastanza ironica che si potrebbe percepire nell'aria. Invece il film poi va da tutt'altra parte, diventa estremamente violento, estremamente, forse inutilmente violento in molte scene, insomma, in cui c'è una grande quantità di violenza, di sangue, e perde un po' questa ironia che rimane un po' nel personaggio del cane, che poi il protagonista prenderà al canile per difendersi, insomma per fargli percepire in anticipo la negatività degli aggressori che si avvicinano. Ma nella seconda parte del film, poi, a parte i primi piani del cane, a parte pochi altri dettagli, il film diventa abbastanza pesante dal punto di vista della violenza, e secondo me sarebbe stato molto più riuscito se avesse saputo miscelare con più distacco e ironia anche scene divertenti, anche scene diciamo grottesche, che rendessero questa idea della violenza, della rivalità umana, della litigiosità tra umani in una maniera più grottesca.